La nona e conclusiva puntata della prima stagione di The Last of Us racchiude in sé tutti i pregi, pochi per quanto mi riguarda, e difetti emersi nel corso della serie. È stato un finale estremamente frettoloso, carente nella costruzione di un buon climax, con un lato tecnico tutt'altro che eccellente. Hanno puntato tutto sulla forza della storia, senza però riuscire minimamente a valorizzarla. Come al solito in questa recensione ci saranno spoiler sulla puntata, ma non sul futuro della storia. Non parlerò del secondo gioco, e alla fine mi lascerò andare a qualche considerazione generale sulla serie. Ritornano ad inizio puntata i miei amati approfondimenti su eventi del passato, come già era successo nel primo episodio, sia con quella inquietantissima intervista ai due virologi che con l'intera ultima giornata di Sara, o nel secondo, con quel breve ma efficace excursus su Giacarta, probabile epicentro della pandemia. In questo caso si è trattato di una vicenda particolarmente significativa, la nascita di Ellie. Abbiamo quindi finalmente visto qualcosa di Anna, la madre, di cui finora avevamo solo sentito parlare. Per quel poco che di lei ci viene mostrato, possiamo notare una donna con un carattere estremamente simile a quello della figlia. È combattiva, riesce ad uccidere un infetto solo con un coltello, pur nella disperata situazione in cui si trova. Ha la forza di cullare la piccola, puntandosi continuamente l'arma alla gola, pronta ad uccidersi in caso di trasformazione. E anche durante il breve confronto con Marlene esce fuori il suo temperamento, è restia a mollare e comunica con fermezza all'amica come agire. A tal proposito abbiamo anche visto qualche sprazzo del rapporto tra le due, che ci aiuta a comprendere meglio la difficile situazione in cui si troverà Marlene. Nonostante le promesse fatte ad Anna in punto di morte, è comunque pronta a sacrificare Ellie per la ricerca della cura, anteponendo il bene della collettività ai suoi singoli affetti. Ragionamento più che giusto, che però non tutte le persone riescono ad abbracciare. Basti vedere la reazione totalmente opposta di Joel. La leader delle luci è un personaggio che ho sempre trovato molto interessante. Sarebbe stato bello se avessero approfittato della serie per mostrarci qualcosa in più su di lei, cosa che nel gioco chiaramente non hanno potuto fare. Peccato. La cosa più importante che viene mostrata nell'introduzione della puntata è il motivo dietro l'immunità di Ellie, inedito rispetto all'opera originale, come del resto tutta questa sequenza su Anna. Nel gioco non veniva mai raccontato perché la ragazzina fosse immune al Cordyceps. L'unica cosa che sapevamo era che dentro di lei il fungo fosse mutato. Fornire una spiegazione specifica non era necessario, anche perché raccontare un episodio del genere con quel tipo di media sarebbe stato complesso. Nonostante ciò ho trovato sensato inserire questa aggiunta nella serie, che facesse capire quanto la situazione di Ellie fosse unica. Lo stesso Joel, prima di partire con la carneficina di luci, dirà a Marlene di trovare qualcun altro. Un pensiero disperato, ma legittimo. Se casualmente è successo a lei, magari anche altri saranno immuni al fungo. Invece no, non può esserci nessun altro, perché oltre alla casualità di questi ricettori nati nel cervello della ragazzina, sono state aggiunte le sfortunatissime circostanze del parto, un insieme di coincidenze più unico che raro e probabilmente irripetibile. Non è una formula specifica. Probabilmente fosse successa la stessa cosa a 50 donne incinta, sarebbero venuti fuori 50 bambini infetti. Per debellare la minaccia del Cordyceps, Ellie deve morire, non c'è altra via. Tale aggiunta e i vari approfondimenti emersi in questo avvenimento del passato mi sono estremamente piaciuti. Continuo fermamente a sostenere che le poche scene totalmente inedite siano state la cosa migliore della serie, ma nonostante ciò ho trovato questa specifica vicenda rappresentata in modo peggiore delle precedenti. Immaginavo avrebbero fornito una spiegazione all'immunità di Ellie, vedendo il teaser della puntata era abbastanza palese si sarebbe andati in quella direzione, ma non mi ha convinto più di tanto la messa in scena. Pensavo che Anna sarebbe stata morsa e avrebbe partorito qualche ora dopo, in modo che il Cordyceps avesse il tempo di insediarsi nella figlia, invece la bambina esce fuori durante lo scontro con l'infetto. La madre nemmeno se ne accorge, partorisce praticamente dalla paura. Inizialmente ci sono rimasto un po' così quando ho visto la bambina, mi sembrava troppo irrealistico, ma in materia sono completamente ignorante, quindi non mi metto a sindacare. Altre persone mi hanno confermato come una cosa del genere sia possibile e mi fido, ma è stata comunque una scelta che non ho apprezzato. In questo modo il Cordyceps non ha avuto il tempo di arrivare ad Ellie attraverso la madre. Anna era stata morsa da nemmeno un minuto. Se si viene infettati dalla gamba, il tempo di trasformazione completa è 12-24 ore. Non esiste che il fungo si fosse già insediato dentro Ellie.
sarebbe una forzatura immensa che mi farebbe salire non poco sangue al cervello. Sono quindi portato a pensare che magari il Cordyceps sia arrivato alla neonata attraverso il coltello usato per tagliare il cordone ombelicale, intriso del sangue dell'infetto. Anche se dalle parole che Anna rivolge a Marlene non traspare questo, lo trovo decisamente più sensato. Non ci vengono forniti troppi dettagli in merito a quale sia la causa del contagio di Ellie e la messa in scena sicuramente non aiuta. Per questo avrei preferito il parto avvenisse ore dopo, in modo da far sembrare il tutto più chiaro e realistico, ma forse a quel punto la bugia di Anna sarebbe stata troppo. Un conto è tagliare il cordone qualche istante dopo il morso, un altro sarebbe mettere la bambina al mondo nelle ore successive. Insomma, ho apprezzato molto l'idea di dare questa spiegazione all'immunità di Ellie, meno come è stata resa. Almeno lo scontro con l'infetto è stato notevole, una scena ben diretta, molto ansiogena, decisamente meglio di quella vista nell'episodio 7. Peccato solo per il 95% della serie abbiano fatto finta gli infetti non esistessero. Prima di chiudere con le considerazioni sulla sequenza iniziale, mi sono dilungato fin troppo, ci tengo a dire come anche in questo caso si sia avvertita un'estrema fretta. Ma che minchia ci faceva una donna incinta da sola tra le fresche frasche? Un minimo di contestualizzazione in più su come Anna fosse finita in quella situazione sarebbe stato gradito, ma non c'era tempo, i minuti correvano veloci e hanno semplicemente tirato via come sempre. Di questa fretta ne parleremo più avanti, perché c'è una scena che, mamma mia, è il simbolo di come da un certo punto in poi la serie sia stata rasciata. Torniamo al presente. Nonostante sia passato diverso tempo dall'ultima puntata, come possiamo notare dal cambio di stagione, Ellie è ancora profondamente scossa per ciò che le è successo, mentre ormai Joel ha abbattuto ogni tipo di barriera e la tratta apertamente come fosse sua figlia. L'occasione per la ragazzina per tirarsi un po' su di morale arriva attraverso l'incontro con le giraffe, scena chiaramente presente anche nell'opera originale che sapevo sarebbe stata trasposta, anche se mi auguravo il contrario, perché ero convinto non gli avrebbero reso minimamente giustizia, e infatti così è stato. Mentre Ellie passa uno scaleo a Joel per raggiungerla, nota qualcosa e comincia a correre all'impazzata, allontanandosi dall'uomo e salendo piani di scale. A parte che non è molto chiaro, visto il luogo, con le finestre coperte da teli rossi, come Ellie faccia vedere l'animale e capire che si tratti di una giraffa. Ma poi il fatto che in un palazzo fatiscente come quello si allontani così tanto da Joel, incurante dei pericoli che potrebbero esserci, dimostra ancora una volta tutta la sua assurda inesperienza nonostante sia cresciuta in un mondo del genere. Speravo uscisse fuori un clicker e la sbranasse, ma poi mi sono ricordato che nella serie hanno dimenticato di far incontrare infetti ai due protagonisti. Qualcuno potrebbe obiettare che anche nell'opera originale la scena era simile. Sì, ma prima di tutto era estremamente più chiaro come la ragazzina avvistasse la giraffa, affacciandosi continuamente sulle aperture dell'edificio in rovina per seguirne i movimenti. Poi non si allontanava così tanto da Joel, ma ogni poco si fermava e lo aspettava. In più mettiamoci che l'Ellie del gioco, anche avesse incontrato dei pericoli, da sola sarebbe stata in grado di cavarsela, mentre questa, se becca un runner, ci lascia sicuro le penne. Ancora una volta regia e montaggio si sono dimostrati tutt'altro che eccezionali, ma veniamo al vero e proprio incontro con la giraffa. Lo dico tranquillamente, anche se poi sono uscite le foto smentendomi, a me l'animale sembrava fintissimo, probabilmente perché la scena è stata implementata con aggiunte in green screen per ricreare l'ambiente circostante, creando un effetto abbastanza posticcio. Comunque è bello vedere come ai due sia consentito vivere un momento di magia come quello dopo tutto ciò che hanno passato. Ad Ellie viene concesso di comportarsi come una ragazzina della sua età per pochi minuti e Joel non può che essere felice davanti alle ritrovate risate di quella che ormai considera come sua figlia. È proprio questa scena a smuovere qualcosa nell'uomo, che dopo aver raggiunto nuovamente Ellie sulla cima del palazzo e averle ripetuto la domanda che già avevamo udito nel secondo episodio, alla quale lei risponde nello stesso identico modo, indicando simbolicamente come questi due momenti rappresentino l'inizio e la fine del loro viaggio, Joel le dice come volendo potrebbero lasciar perdere tutta questa storia, evitando la possibilità di incorrere in altri pericoli e ricongiungersi a Jackson con Tommy. Quello che ribatte Ellie è fondamentale per comprendere il personaggio. Fin da ciò che le è successo nel centro commerciale con Riley, Ellie ha continuato ad andare avanti spinta da un solo pensiero: deve esserci un motivo, deve esserci una ragione per cui la mia amica ha perso la testa e io no. Ciò che è accaduto ha portato alla scoperta della mia immunità e deve servire a qualcosa. Solo attraverso questa convinzione le è possibile sopportare ciò che ha attraversato durante il viaggio, le persone che ha ucciso e quelle morte davanti a lei. Tess, Sam, Henry, tutto questo dovrà pur portare da qualche parte. Ciò che le è capitato a partire da Riley che le si è trasformata davanti mentre lei è sopravvissuta verrà giustificato nel momento in cui troveranno la cura.
sarà la cura a dare un senso ad ogni cosa, per la quale si capisce Ellie sarebbe pronta anche a sacrificarsi. Per questo le parole di Marlene sul finire della puntata risuonano così vere. Siamo tutti perfettamente consapevoli di ciò che vorrebbe Ellie. Lo è anche Joel, che però rifiuta di lasciarsi portare via un'altra figlia, strappando la ragazzina da quello che probabilmente era il suo destino, tracciato fin dalla morte di Riley, rinnegandole la possibilità di dare un senso alla propria vita. Joel condanna il mondo, quello stesso mondo che gli aveva brutalmente portato via Sarah. Ricordiamo che sono stati gli uomini a uccidergli la figlia, non il Cordyceps. Quel mondo fatto adesso da persone che si massacrano a vicenda per sopravvivere. Perché lui dovrebbe sacrificare Ellie? Perché dovrebbe sacrificare quello che è il suo mondo per salvare quello di tutti gli altri? Joel rifiuta fermamente questa possibilità, arrivando a uccidere le luci, Marlene e mentire spudoratamente alla ragazzina pur di tenerla vicina, perché come detto prima, anche lui è perfettamente consapevole di come Ellie avrebbe accettato di buon grado il sacrificio. Davanti alla bugia la ragazzina, pur sapendo in cuor suo come quelle parole non siano vere, è chiaro sia successo qualcos'altro all'ospedale, si sforza di credere a questa menzogna, perché vuole bene a Joel e non può sopportare che la persona che ormai considera come un padre giuri il falso su una cosa tanto importante. La scena finale è identica a quella del gioco. Anche l'alternanza tra il viaggio in macchina e il confronto tra Joel e Marlene, che ci lascia inizialmente in dubbio sull'epilogo di Ellie dopo il primo taglio, è uguale. La conclusione, con quel prepotente schermo a nero dopo il giuramento di Joel e l'ok detto da Ellie, sarebbe il perfetto epilogo della storia, se solo fosse stata trattata nel modo giusto. Ma prima di affrontare questo argomento, facciamo un passo indietro. Dopo la scena con le giraffe, Ellie e Joel si ritrovano in un ospedale da campo ormai da anni in disuso e hanno un momento di estrema vicinanza. L'uomo le racconta del suo tentato suicidio, il secondo giorno di pandemia, subito dopo la morte di Sarah. Da ciò deriva la cicatrice che prima raccontava fosse la conseguenza di uno scontro a fuoco. Questa scena è totalmente inedita. Nel gioco Ellie in quell'occasione, dopo aver nominato Sarah, chiede a Joel dell'ex moglie, ma lui glissa l'argomento etichettandolo come troppo personale. Qui invece abbiamo questo racconto più ampio e profondo, che culmina con la dichiarazione di come a guarire Joel non sia stato il tempo, ma la conoscenza di Ellie. Praticamente hanno comunicato in questa scena, attraverso le parole, la stessa cosa che nel gioco veniva trasmessa con la fotografia di Sarah. Se non ricordate o non sapete a cosa mi riferisca, ne avevo parlato approfonditamente nella recensione del sesto episodio, vi lascio il link qua sopra. La scena, anche se estremamente più didascalica se confrontata con l'espediente usato nell'opera originale, è comunque carina, fa un certo effetto, smorzato però in questo caso dall'interpretazione di Bella Ramsey, che non ho trovato affatto convincente nella puntata in generale, ma soprattutto in questo momento. Si mette lì con sta faccetta triste, sto mezzo broncio, sbuffa un pochetto, per nulla credibile. Molto meglio invece Pedro Pascal, che con rotture della voce perfette e microespressioni impeccabili risulta estremamente più naturale. Fino a questo punto, seppur con qualche difetto, la puntata non era nemmeno stata male. Il disastro comincia esattamente dall'imboscata delle luci. Carino vedere come Joel e Ellie scherzino sulle barzellette, notando anche il cambiamento della ragazzina dopo questi piacevoli episodi rispetto all'inizio della puntata, ma il modo in cui vengono catturati dalle luci è abbastanza buttato lì. Se lo andiamo a confrontare poi con l'opera originale, non c'è paragone. Sto tirando in ballo il gioco per un motivo specifico. Lì i due rischiavano di affogare cercando di attraversare un fiume passando su un bus ribaltato. Joel rimaneva in trappola, Ellie lo aiutava, mostrando ancora come i due si coprissero le spalle a vicenda. Poi però finivano entrambi in acqua. Sballottato dalla corrente, Joel riusciva in qualche modo a cavarsela, ma Ellie non sa nuotare. Quindi c'era questa scena stupenda con l'uomo che raccoglieva il corpo della ragazzina e tentava di rianimarla, ignorando le intimidazioni delle luci giunte sul posto. Una sequenza stupenda che metteva una tensione assurda, nella serie invece granata stordente e colpo alla testa. Una soluzione con un impatto infinitamente inferiore. Il punto però è che all'interno del gioco più di una volta i due rischiavano la vita perché Ellie non sapesse nuotare. Anche nel periodo di Sam e Harry succede una cosa simile. Nella serie invece ci hanno comunicato all'inizio questa cosa e poi se ne sono completamente dimenticati. Non l'hanno minimamente sfruttata. Ma allora perché me lo dici? Solo per fare la citazioncina? Non ha senso. Quando inserisci elementi del genere in una storia, prima o poi dovranno avere un loro ruolo, è una delle regole base della scrittura, e non l'hanno fatto solo con il non saper nuotare di Ellie. Da questo punto in poi la puntata ha un crollo vertiginoso, le scene in ospedale sono costruite malissimo e troppo velocemente, manca totalmente la costruzione di un buon climax che culminerà appunto nel finale, a partire dalla conversazione con Marlene.
Senza tutta la sequenza precedente di Ellie e Joel che rischiavano la vita in acqua, non c'è quella montagna russa nello spettatore che portava la scena ad essere così efficace, ansia che cominciava a crescere con Joel in difficoltà. Aumentava progressivamente vedendo Ellie svenuta che non respirava, culminava con l'incontro con quelle persone armate e lo stacco a nero, pathos al massimo. Riprende la scena, siamo in ospedale dalle luci, momento di tranquillità per averle trovate, ma qualcosa non torna, confessione di Marlene e subito schizza nuovamente la tensione alle stelle, perché si sapeva perfettamente che Joel non avrebbe mai accettato quel destino. Il tempo di tornare allo zaino e boom, si parte con la strage. Sentite che differente altalena di emozioni costruite nell'opera originale rispetto a quella che possiamo ritrovare nell'adattamento. Lasciando stare il primo confronto tra Joel e Marlene, che seppur inficiato dalla mancanza di tutte le emozioni precedentemente descritte, è comunque una scena valida, ben recitata, diretta decentemente e ben accompagnata dalla musica. Il disastro vero e proprio arriva subito dopo. Qui Joel, invece di camminare fino allo zaino e partire, va avanti per una vita, dando quasi l'impressione che stesse davvero pensando di lasciare Ellie, quando in realtà non ha mai avuto il minimo dubbio su come agire. Si libera delle prime due guardie e invece di continuare a sparare ad una delle due luci finché non gli confessa dove si trovi la sala operatoria, come faceva nel gioco, butta lì la stessa frasetta da badass a caso e la uccide. Immagino a questo punto quale sarà stata la conversazione tra gli autori della serie. È il momento chiave della storia, dobbiamo enfatizzarlo. Joel sta scegliendo di condannare l'umanità per salvare Ellie, ma non si sa nemmeno se ci riuscirà. C'è un edificio pieno di luci, ci serve una buona scena. Come facciamo? Senti a me, vai con un montagione. Ma in che senso un montagione? Facciamo un montaggio studiato, con Joel che sparatoria dopo sparatoria, uccisione dopo uccisione, avanza a fatica nell'edificio. No, montagione, molla un po'. Dai, giriamo che c'è una bellissima atmosfera oggi. Non ho capito benissimo in che senso dobbiamo mollare un po'. Se mi permette, a cazzo di cane. E quindi abbiamo questa sequela di scene accompagnate da una musica tragica, totalmente anonime, che non suscitano la minima emozione in chi le guarda, di Rambo e Joel che senza nemmeno sudare fa fuori tutte le luci, che più che soldati addestrati parevano bambini coi fucili ad aria compressa. Orribile, una soluzione orribile, frettolosa, tirata via, che distrugge completamente il finale della storia, mancando tutta la costruzione del pathos nella sequenza dell'ospedale. Per forza di cose anche l'impatto della scena conclusiva viene ridimensionato. Che poi questo Joel versione Highlander non è assolutamente il Joel che si faceva cappottare da ragazzino nel quarto episodio e manca poco ci lascia le penne per una colluttazione con un singolo umano nel sesto. Stiamo parlando di una persona totalmente diversa, spero ve ne rendiate conto, e non mi venite a dire che ora è diventato Terminator grazie alla forza del credici, perché Ellie si trova in pericolo. Se sento una cosa del genere impazzisco. Quella è una soluzione che può andare bene in alcuni anime e in filmetti senza pretese, non in una storia come The Last of Us. Pensavo che, vista la debolezza di Joel introdotta nell'adattamento, la soluzione per risolvere lo scontro con le luci e fargli salvare Ellie sarebbe arrivata dal Cordyceps, magari sfruttando la novità di quella sorta di mente a sciame del fungo, capace di comunicare attraverso i filamenti nel terreno anche a chilometri di distanza, stratagemma inserito nel secondo episodio in occasione della morte di Tess e mai più tirato in ballo. Pure qui, mi spiegate per favore perché cazzo hanno messo questa cosa se non l'hanno più usata? Non ce la posso fa, io divento matto. Dentro sta serie gli infetti non si sono praticamente mai visti. L'ultima volta che Joel e Ellie ne hanno incontrati è stato nel quinto episodio, 4 puntate fa, ma siamo impazziti! Per colpa di ciò è venuta meno anche la forza del finale e del dilemma morale che la storia vorrebbe instillare nello spettatore, perché il Cordyceps non sembra un problema così grande, la cura è tutt'altro che fondamentale, ormai chiunque si comporti in modo un minimo intelligente in quel tipo di mondo può vivere felice e sereno senza rischiare di essere morso. La finisco, perché sennò mi esplodono le coronarie e collasso in terra. L'ultima cosa che dico prima di passare alle considerazioni finali è che una volta raggiunta Ellie nel gioco Joel veniva braccato dalle luci, in questo modo la tensione continuava a salire costantemente senza mai mollare un attimo, invece qui passeggia tranquillamente per l'ospedale senza il minimo problema. Ste luci erano una decina di scappati di casa che si sono ritrovati lì quasi per caso, altro che gruppo militare organizzato che combatte la Fedra. Secondo me il grande problema di questa trasposizione di The Last of Us è stato che hanno dato la serie in mano a persone a cui non interessava minimamente raccontare la storia originale. Si vede ad esempio la cura messa nell'episodio 3, 1 ora e 20 di puntata su vicende totalmente inventate di Bill e Frank rispetto a tutto il resto, 1 ora e 20 per quello, 40 minuti per il finale di stagione.
produzione. Questi si erano drogati mentre scrivevano la sceneggiatura. Ho trovato la serie generalmente mediocre, le cose più interessanti sono state le aggiunte che comunque si possono contare sulle dita di una mano. Per il resto il prodotto è una pallida imitazione della storia originale che non arriva minimamente ad avere la forza narrativa del gioco. Ogni scena dell'adattamento perde miseramente se confrontata con quella di riferimento. La regia ha avuto pochissimi guizzi e tante cadute, stesso discorso applicabile al montaggio. La colonna sonora è stata malamente gestita fin dall'inizio, l'uso delle musiche è stato scolastico e anni luce lontano dai livelli dell'opera originale. Si salva Pedro Pascal e in parte Bella Ramsey, ottima in alcune scene, decisamente meno in altre, sottotono per l'intera ultima puntata, ma la colpa non è sua. In questo adattamento non è stato messo nemmeno metà del cuore che gli autori avevano messo nel gioco. Curando in maniera così raffazzonata il prodotto in generale, è normale ne risenta anche la recitazione. Pare quasi che in certi momenti non ci credesse nessuno in questa serie TV. Il rapporto tra Joel e Ellie, fulcro dell'opera, non è stato nemmeno costruito in modo così convincente, anche se viene tirato via in più di un'occasione. Non sono riusciti a portare a casa neanche il minimo sindacale e porca miseria, io mi sono scordato di accendere la luce per la recensione. Ormai la finisco a luce spenta, tanto sia porca miseria. Sinceramente sono contento sia finita, almeno sarà l'occasione per far uscire un bel video su The Last of Us, parlo del gioco, che avevo già in mente prima o poi di portare sul canale. Voglio analizzare nel dettaglio quella storia perché è la perfetta testimonianza di come anche una vicenda semplice, se raccontata bene e con buone idee, possa elevarsi a capolavoro. Questa piccola rubrica si conclude qui, nel caso qualcuno voglia recuperare dei video sulla serie li trovate tutti in una specifica playlist. Ringrazio chiunque abbia seguito le mie recensioni e investito parte del suo tempo per lasciarmi un commento, che fosse o meno in accordo con quello che dicevo. Il bello del parlare di cinema e serie è anche confrontarsi con persone che la pensano in modo diverso dal nostro.